Ma quando voi tirate su la piantina dall'alveolo con tutto il suo pane radicale, poi le radichette le tirate fuori, le srotolate, oppure prendete la piantina e la mettete così come è nella buca, fertilizzate, chi si è visto si è visto, perché ci sono due scuole di pensiero. Chi dice c'è da allargare il pane radicale, c'è da spaccarlo, tirare fuori le radici, invece chi dice guarda così fai più male che bene, la piantina deve essere messa tal quale come la tiri su nella buca di trapianto e non si fa nulla. Oggi vediamo tutto quello che c'è da fare, perché va bene sia la prima opzione che la seconda, perché in base alla condizione dell'apparato radicale della nostra piantina si fa un lavoro oppure no. E oggi vediamo tutto quello che c'è da fare in modo che non ci sbagliamo. Seguite il video, quindi mettetevi comodi, pollici in su. Chi non si è iscritto si iscriva, continuate a guardare il resto del video. E adesso vi faccio vedere la differenza tra sempre una pianta di pomodoro e l'altra pianta di pomodoro. Sono tutte e due seminate nello stesso tempo, però una è più vigorosa e l'altra no. Una è un San Marzano da canna e l'altra invece è un cuore di bue. Tiro su la prima piantina, io già l'ho fatto, in modo che controllavo le radici. Quando io mi trovo in questa condizione qua delle radici, io qui posso non fare nulla, perché qui, come vediamo, le radichette sono appena arrivate a toccare l'alveolo della pianta, hanno appena raggiunto questa superficie dura e iniziano a fermarsi e a cercare il posto invece all'interno. C'è giusto qualcosa di radichetta sotto che si è un po' arrotolata. In questo caso io posso anche non far nulla, al limite posso spaccare leggermente il pane verso il sederino in questo modo qui. E qui ho fatto. Ecco che nel primo caso, in questo caso dove quindi, lo ripeto, ci sono veramente poche radichette, non occorre far nulla, non le toccate, perché se iniziate a spaccare il pane qui, queste sono talmente tenere che fate davvero più danno che utile. Quindi questo è il primo caso, il caso che non si fa nulla. Invece, se io tiro su quest'altra pianta, come vedete qua la differenza, ragazzi, è davvero importante. Le radici oramai non hanno più posto per stare dentro questo pane radicale, si sono arrotolate, altre iniziano a rientrare in dentro al pane radicale, sotto c'è un groviglio che non finisce più. Allora qui sì che è consigliato tirare fuori le radici, ma si fa in un modo ben preciso per non fare danni. Io per tirar fuori le radici uso un attrezzetto che mi ero fatto tanti anni fa e ancora utilizzo, soprattutto quando ho i vasi più grandi, che con due passate con questo arnese qua, che praticamente è un tubo dove ho piantato tutti i chiodi e poi li ho saldati. E che faccio? Vado a far penetrare questi denti sulla superficie esterna delle radici e cerco di tirarli fuori pian piano in questo modo qua. Quindi li infilo un po' e tiro verso l'esterno, come se dovessi pettinare la piantina, le radici. Vedete come vengono fuori tutte carine? Qualcuna si strapperà, ma quello non è importante. Fate questo lavoretto. Allora, se non avete chiaramente un attrezzo così, potete organizzarvi con un chiodo, con un bastoncino, insomma, alla fine quello che dovete trovare, il risultato finale, è proprio questo qui. Un bel pane radicale con poche radici rotte e radici però libere. Adesso sì che la piantina, quando noi la mettiamo in piena terra, può esplorare con le radici il terreno circostante, gli elementi nutritivi, e la piantina crescere su bella, fresca e rigogliosa. Come vedete la differenza c'è e ce n'è molta. Andiamo però a vedere anche come si mette a dimora, una volta che noi abbiamo allentato tutte le radici, questa piantina nella buca di trapianto. Il segreto è questo qui. Allora, buca profonda 20 cm, sul fondo dell'ottimo organico, letame maturo di pecora sarebbe spettacoloso. Per chi non lo ha, utilizzasse magari il pellet, lo stallatico pellettato, quindi chi ce lo ha può utilizzare il Bionutric, che ha anche il NIM, il pungam e l'aglio all'interno e quindi difende, oltre che nutre la piantina, dall'attacco degli insetti alle belle radichette. Del NIM fate così, di questo Bionutric, scusatemi, Bionutric non NIM, fate così, riducetelo in polvere, lo mettete un pugnetto sul fondo
e poi sopra aggiungete 1,5 cm circa di terra, così. Adesso la piantina va messa giù allargando le radici. Fate così, abbiate un po' di pazienza. Allargate le radichette in questo modo qua. Vedete come stanno belle larghe? E poi ricoprite con il terreno circostante la piantina. Ecco qua. Stipate un po' il terreno, annaffiate inizialmente anche in modo abbondante e adesso le radichette che sono allargate subito esplorano il terreno, trovano gli elementi nutritivi e vedrete che la vostra piantina crescerà su bella, fresca, bravi e rigogliosa. Concludo così anche questo simpatico video, breve, veloce e ragazzi un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ci vediamo alla prossima, io vado a lavorare, ciao ragazzi!